Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui su Wargames per Passione. Siamo io e il vecchio Ace e Ugo qua sotto che non Sì, vedete ma che sentite sbalfare il cacciacaldo, esatto. terribilmente. Maledetto. Siamo qui oggi per una nuova serie su, stranamente, Frostgrave, seconda edizione, esatto, di cui abbiamo recentemente parlato sul canale e abbiamo deciso di portare questa miniserie in cui facciamo una mini campagna giusto per provare noi il gioco, prenderci bene e fare qualcosa di diverso. Esatto, e soprattutto speravamo che sai, nella città ghiacciata ci fosse un po' di fresco, ma non è così. No, Fa siamo bagnati, esatto. Ma detto questo, possiamo dire che se state pensando non la finiranno mai questa serie come al solito, già vi diciamo, voi non vedrete questo video finché noi non avremo finito di registrare tutto, quindi a quel punto siamo a posto. Ovviamente la campagna non sarà molto lunga, sarà di 3-4 episodi massimo, perché dobbiamo solo provare le regole e stiamo registrando, speriamo, tutto in una giornata. Esatto. Quindi è un tour de force. Esatto, oggi è il 16 agosto, calcolate voi quando uscirà questo. Disperati. Sì, a parte quello, poi vedrete quando uscirà il video, fate il calcolo sulla data, ottobre. Vedi? Che altro dire? Abbiamo due bande che tra poco vi faremo vedere. Esatto. E la missione tra poco vi diremo di che si tratta perché l'abbiamo tirata casualmente ma non abbiamo ancora allestito il tutto. Esatto. Abbiamo solo fatto il campo di battaglia e quindi direi adesso procederemo a spiegarvi un po' le liste e la missione. il primo scenario. Va bene ragazzi, Botte. ci vediamo alla fine. A dopo. Eccoci. Ma prima di procedere con il video vi chiedo di mettere like, iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche. Allora ragazzi, qui potete vedere la mia lista. Abbiamo, mentre Ace gioca con Ugo, lì si spapparanzato, abbiamo un nano incantatore, ovviamente delle rune, detto Obediah il Runico. Poi abbiamo il suo apprendista Gerard Filcast e poi altri uomini senza nome. Qui abbiamo un ranger e un man at arms che sono due specialisti, quindi sono dei guerrieri molto forti. Poi abbiamo due uomini di fanteria, due ladri gemelli, vedete, e due criminali umani, due thug, due scagnozzi che si sono uniti alla banda soltanto per fare il numero. Il mio mago è un incantatore, quindi cercherà di incantare il più possibile gli oggetti dell'avversario, gli oggetti alleati per potenziarli e in linea di massima basta così. Ragazzi, la prestigiosa lista di Ace, tratta dai suoi meravigliosi masnadieri. Abbiamo una maga che è Ada Highsworth, che ha spada e daga, è una maga elementare, ha la sua apprendista Elizabeth Stone e sono accompagnati da un prode cavaliere che è Sir Rupert Gold, certo, e dalla sua combricola di masnadieri, appunto. Possiamo vedere un arciere, due men at arms, 1 e 1 2, e 3 tag, 2 3, e un ladro con il detto cappello rosso. Giustamente. Ok, quindi questi sono i miei sfidanti. Esatto. E siamo pronti a giocare. Tireremo un dado, io prendo questo che mi porta fortuna. Chi ha l'iniziativa? Abbiamo distrutto tutto. L'iniziativa è di Ace e deve decidere da che lato schierarsi del tavolo. Io devo schierare. Schiera tutte le sue truppe a 3 pollici da adesso. Il tavolo che vedete, il tappeto, il mat è fornito da P-Works Wargames. Gli elementi scenici utilizzati per questo campo sono creati da noi e della TT Combat. Sì, Combat. Esatto. Rovine di Venezia. Le rovine veneziane. E vi ricordo che se volete sconti del 10% su materiale wargamistico potete andare su Minianet Store, di cui trovate il link sotto il video, e usare il codice WPP10.
Va bene ragazzi, abbiamo schierato. Qui potete vedere la mia fazione di nani guidati da Obadiah Runemaster, praticamente, il runico. E qui possiamo vedere la fazione di Ace, come potete vedere. Contingente in esplorazione dei masnadieri di Ace, con guidati il mago da Ada Iceearth. È lei Ada? È lei? Facciamolo vedere con lo zoom. Ada Iceearth. Eccolo qui. È lui. Guardate che bello. Si può procedere. Spareggio di primo turno, quindi. Scusa, ti ho rubato il dado. 16 per te, 18 per me. Ok. E si parte quindi. Allora, quello che faccio è muovere il mio mago, perché è la prima cosa che posso fare nel turno, e mi porto dietro 3 soldati. Che va qui. Muovo lui qui, dietro il ranger, e lui qua, dietro il mago. Allora, la seconda azione con il mago, il primo incantesimo del mago è Enchant Weapon, quindi incanto l'arco del ranger all'8. Quindi il ranger ha l'arco incantato. Bene, ho fatto 6. Con l'1-6 non è stato spawnato nessun mostro all'interno della zona del tesoro. Arriva proprio qui, di fianco qua, vicino al mago. Si va con l'iniziativa del mago di Ace. Attiva questi 3. Come seconda azione ti copio spudoratamente No. e anch'io casterò Enchanted Weapon su l'arco dell'arciere. Vediamo un bel 13 di Ace, ok. Lui che tenterà di tirare al ranger. Tiriamo al mago, vediamo cosa viene fuori. 2, non succede niente. E gli altri invece muovono nella metà del loro movimento. A questo punto tocca a me con l'iniziativa dell'apprendista, il guerriero con lo scudo e il ladro e particolarità sulla lore della mia squadra: i ladri sono gemelli. Iniziamo a muovere l'apprendista che muove di 6 e lo muoviamo qua. Gerard Fieldcaster. Il mio apprendista sempre fa un Enchanted Weapon e lo fa sul mio Man at Arms, quindi Enchanted Weapons entra all'8, visto che lo faccio con l'apprendista entra al 10, 11, quindi sul mio Man at Arms ha l'ascia magica. Il secondo movimento è mandare il mio Man at Arms all'interno del terreno accidentato dove è presente il tesoro. Tiro per vedere se ci sono mostri. Non ci sono mostri. Sì, esatto, quindi vado qui. Salto. Però non ha senso, vado qui, vado su questa panchina, semplicemente di fianco, per dare un po' di supporto all'apprendista. E ho finito anche col mio turno dell'apprendista. Partiamo col mio turno dell'apprendista che muove e attiva tutti gli altri. Come seconda azione do Enchanted Weapon al cavaliere. Io tiro al 12. E come seconda azione degli altri c'è lui che muove. Ok. E vediamo se spawna il mostro. 6, non è niente mostri, niente. Beh, va bene oggi, no? Sta andando benissimo. Turno dei soldati. Tanto arriveranno con gli incontri casuali, mostri dappertutto. Certo. Allora, turno dei soldati. Vabbè, vado qua davanti a contatto col ladro e basta, si scavalcano a vicenda. Ho finito le mie azioni con tutta la banda. Adesso tocca ad Ace finire con i miei uomini che sono questi. Allora, questo muove direttamente di 9 e il ladro arriva alla porta che non si vede ovviamente. E vediamo se spawna un altro mostro. Sì, qui esce un bel mostro. Facciamo vedere Ugo. Guardalo lì, Ugo. Si vedono solo la bocca e i denti. Allora, visto che Ace entrerà di qua, le regole dicono che va piazzato dall'altra parte. Tocca la fase delle creature a questo punto. Ok, quindi questo Menatanus viene caricato male. Lo zoom la situazione. Viene caricato male dal Wright. Fa 2 e tu fai 4. Combattimento dei poveri. Quindi magia delle magie vinco io. Grande. Meno male.
Vinci tu, ma rimanete in combattimento. No, decido di spingerlo via. Ah, bravo. Bella mossa. Eh sì, perché dopo gli devo tirare una palla di fuoco in faccia. Bright viene spinto via e Hachi vince il combattimento. Finito il qua, ragazzi, iniziativa. Io faccio 6. 16 per Hachi. Madonna, sì, ho visto. Aggressivissimo. Proprio perché non vuole essere poi bersagliata da cose, si mette così. E gli altri fanno il Tug. Si mette qui, si anche un po' più avanti. E lei tira Elemental Bolt 19. Direi che parte con arroganza e cattiveria. Ha una figura entro 16, c'è. Lo esplodo. Ok, la palla di pezzi. fuoco fa esplodere il Bright, peccato. Deve essere molto divertente vedere come gli dava fastidio. Cioè, intanto che ha fatto sprecare un'azione, la cosa mi rende felice. E come seconda azione dell'arciere tenterà di tirare una freccia verso l'altro arciere. 7, 9, ti pigli la freccia, ma non ti faccio danni. Ok, bene. Tocca a me. Allora, la mia attivazione con il mago. Inizio ad attivare il mio mago e il ranger e questo qua di fianco. Lo faccio andare qui. Lui uguale. Lo fa. Posso entrare dalla finestra o come funziona? È l'accidentato e tirato. Però sono 3. E il ranger mi sa che muove 7. Sì, quindi sono 4,5. Sono 3,5. 3,5, scusami. Diviso 2. Ah no, è già diviso. Vabbè, entro. Sarei al- La curse on this model, l'arciere, in linea di vista del mio mago. E la curse entra al 10 e praticamente do -2 a tutti i tiri. a tutti i tiri fino a che non se la toglie. Infatti gliela. Vedi. Non faccio 10, ma per colpa del barile di merda. Sì, che Sempre lui. preso. Adesso lo togliamo. Perché... Niente, non riesco a fare la curse. Per tirare sull'arciere come lui ha appena fatto a me. Lui non ha ha i cover, diciamo. Dimmi. Ha il fight +2, Shooting very well. 15. Ah, scusami, ho +2 comunque. Vinco io. E fai quindi 16. Prendo 5 ferite. 5 ferite con una freccia in faccia da parte del mio arciere. Questo tiro fortissimo, 5 danni secchi. Ridotto a metà vita già. Tocca Dace. Che attiva la maga. Qui? No, l'apprendista. L'apprendista. Che muove. Insieme. O li attiva tutti e tre, ovviamente. Insieme al suo cavaliere. E al suo. E arraffa il tesoro. Bastardo! Infame! Manigoldo. Per vedere se arrivano mostri. Certo che arrivano mostri. Pari arrivano, Visto uno che ti ho disparano. piastato la coda. Sì, tanto non gli interessa. 5. Niente mostri. Niente perché pari arrivano disparino. Sì, è più divertente che fare dall'1 al 10 e dal 5 al... Peccato, non Era avevo 10, fatto il 10. Ok, fatto, niente mostri in arrivo. Scheisse. Allora, il suo tesoro. Lei casta Flat Feet 14, lo casta. Bravissimo. Lui ha +2 al movimento. Ok. E come seconda azione degli altri, il Fag qui si muove e lui dovrebbe fare 7, quindi 3,5. Questi tutti e tre si muovono. Lui lo metto. Allora, il primo deve essere il mago che in realtà lo muovo qui. L'apprendista si muove qua, su questo muricciolo. Lui lo muovo qua, pochino, se riusciamo, per avere un po' di cover, perché non sta su. Va bene, è qui. Lui lo muoviamo qua a contatto con la finestra e lui lo lasciamo qui, dietro un altro milione. A questo punto chiamo telecinesi al 16 con l'apprendista, che se entra, telecinesi, ecco qui,
che sarebbe al 10, meno 2 perché sto usando l'apprendista, meno 4 perché il Summoner è una scuola affiliata, no, non è affiliata, scusate, e al 16, 18, avvicino di 6 pollici verso di me un tesoro a patto di mantenere la linea di vista, perché io lo vedo attraverso la finestra, lo porto qui, come seconda azione lo prendo con il tag, tutto sto spostando, 3 si muove qui e l'altro lo segue. Fine per la mia fase dell'apprendista. Abbiamo il Man at Arms qui che muove direttamente di 9 e il ladro che va a cattarsi il tesoro. È ancora 5, quindi non ci sono mostri. Niente mostri. I soldati che restano sono, vi faccio vedere, questi due che non hanno ancora fatto niente e basta. Quindi lui muove di 3 e accatta il tesoro. Adesso tiro io però. Scusami. Prego. 14, Mostro. pari mostro, ok. Andiamo sulla tabella dei mostri. Tira sulla tabella dei mostri che abbiamo fatto noi 20. Un di 3 scheletri. Uno, quindi dietro il mio culo compare uno scheletro. Ladro. Muove di 7 e va insieme al mago col suo gemello. Non ho fatto vedere niente, però lo scheletro si è mosso verso il più vicino che vede, quindi il ranger. Non ci sono altre creature, quindi basta. Non si vede niente, però tu hai fatto 2 e io ho fatto 4, quindi la battaglia dei poveri la vinco io oggi. Oggi sì. Che va qui. Il primo gemello torna indietro a ingaggiare questo scheletro e a difendere il ranger, che è in una posizione difensiva utile, che ci serve. Questo thug muove di 7, quindi può già entrare qua. 19, arriva un bright. Allora io intanto entro perché avevo un pollice. Ragazzi, qui gestiamo che praticamente facciamo che è il combattimento sul tetto, però in realtà non è vero, è all'interno, però scenograficamente che carino da vedersi. Entra e spawna un bright. Lui si muove a difesa del mago. Seconda azione del mago, arma magica sul ladro. Entra. Quindi anche il mago, anche il ladro ha l'arma magica. E a questo punto con la seconda azione il ladro entra dentro. Poi lui sto lì fermo, non faccio nient'altro e il mago non può lanciare altri incantesimi, cioè ha finito. Io ho finito con la mia azione La magia. magia. Magia bella. Puoi muovere attivo solo solo l'arciere. Allora, il mago bello e fresco. Ma lì lancia palla di fuoco e tira una bella palla di fuoco in faccia a qualcuno. Perché e l'arciere muove al fianco del coso. La mia prestigiosissima maga come seconda azione tirerà una bella palla di fuoco al tag. Oh no! Sì, al 12. La palla di fuoco non entra e si prende ferita Prende al un sacco mago. di danni. Allora, vediamo 2 quanto sarebbe di... Hai fatto 10 di sbaglio, di errore. 10 sono 2 danni. 2 danni al mago perché E ha mi miscastato l'incantesimo. Gli è esplosa in mano la palla di fuoco. La seconda azione dell'arciere. La seconda azione dell'arciere tira sempre al tizio lì. Ok. Non c'è cover, facciamo cover reale, ma non succede niente. Ok. Schifo. Quindi il tag è sopravvissuto sia alla palla di fuoco che al tiro dell'arciere. Bella, bella. Tocca all'apprendista. Di lui si muove e... No. Faccio così. Faccio che... Elementalist è uguale, sempre 16. Vabbè, provo comunque, dai, al 16 faccio shield
shield va al 16 e lo faccio su di lui, quindi il soldato con scudo. Non entra, e non entra di un bel po', quindi mi prendo 16, sono 12. E sempre 2 danni. Sempre 2 danni, bene. Il mio apprendista si prende 2 danni. No, ti Ok, conviene fare dichiaro l'azione che praticamente mi permette di muovere di 3 pollici a prescindere dai malus, ma non posso più attivarlo, quindi lui si muove di qua scappando col suo tesoro. E poi la mia prestigiosa maga ti tira una palla di fuoco in faccia anche lei. Lo casta 15. Su chi, scusami? Su questo. Ok. Ok, mi A hai più preso. 7 sono... lei c'ha più 0 di coso. Ok. E 14 danni. Penso che siano pezzi di Man at Arms dappertutto. Che sofferenza. Il mio Man at Arms, appena detto, Ed è congelato sul posto. muore. Anch'io ho mosso i miei cosi e turno dei soldati. Ok, qui ho spostato. E manca solo il ranger in realtà, Esatto. che decide di tirare al tuo mago. Via. Non riesco a fare più di 3 però questo dado. Dov'è il mio? Sì, schifo. Quanto hai fatto, scusami? 6 più qualcosa. E a questo punto fase dei tuoi tug. E i miei tug. Questo scomiglia. È andato dietro lì. Ok. E questo pure. Quindi tutto il combattimento adesso è per l'ultimo tesoro. Fase dei monster. Fase dei monster. Allora, scheletro. Te crocca. Vabbè. Scheletro fa schifo. Ma io di più. Di più. Vabbè, io Niente, di arma rimane- ho 10, non succede niente. rimane in mischia. Rimango lì, sì, esatto. L'ultimo, lui si muove Lui verso si di muove me. verso di te e ti crocca di botte. Ok, adesso se... probabilmente è questo. 8 più 2 10. 15 vinco io, spero anche di uccidere. Ho più... Bene, con una asciata in testa uccido il right. Benissimo. E finisce il turno. Iniziativa. 11 per me. 9 per Ace. Vado io. Allora, turno del mago. Attivo quelli intorno a me. Il primo è lui che va qui. Vabbè, devo agire prima col mago, giusto? Sì. Sì, dai, tanto si sa, però. Mago come azione inizia a ritirarsi. Sempre a difendere il mago. E lui, come detto, va lì e prende il tesoro. La seconda azione... No, faccio sempre al 14... No, questa volta al 12. Una maledizione sul tuo ladro mago. o... Maledizione sul tuo sul mio mago. al 12. Dovevo togliermi la maledizione. Niente. Non so cosa sta andando. Solo 3 faccio in questa partita. Solo 3. Era il 12, ho fatto 9, quindi un danno solo. Ok, un danno sul mio mago che non è riuscito a chiastare l'incantesimo, a chiavare, e ho finito. Tocca a te. Io attivo il mio mago. Ho questi 2 lacciere. Spavaldissimo perché la lady qui è in cattività al massimo. Ti carica. Ok. E questo muove 6 a protezione del mago. E prova a togliersi la maledizione. No, 2. Calcoliamo 12. Esatto. Tanto ho fatto schifo, quindi niente. Ok. Ho meno 2 a tutti i tiri, vabbè. Ok. Il Sì. mago casta palla di fuoco. Ma basta! C'è palla di fuoco, dardo di ghiaccio Sì. sul ranger. 12. Gli parte 12. Ok. Io di difesa. No, meno. No, questo è il tiro per far partire l'incantesimo. Ah, ok. Questo è l'attacco. Madonna. 27. Meno 2 di Sì. cover. 20. E devi tirare.
Vabbè, capito, ma io non ce la posso fare così. E vabbè! Vabbè, Pezzi di tolgo leggenda. l'arciere. Lui attacca qua. Sì. Io guardo qual è il dato che fa di più. Ok, prendo questo, adesso inizio a fare... Ma vaffanculo! 10, quindi Quindi faccio 8 8 danni. Ok, va a 2 di vita. Il mio apprendista, minchia. Adesso vediamo cosa... Allora, la prima azione che l'apprendista fa è un movimento e va. Possiamo ritirarci, ragazzi. Prima si muove e va dietro la colonna. Poi al 10 e si porta dietro, scusate, l'altro perché era l'unico a cui arrivava, che muove e gli fa un enchanted weapon su di lui. Ovviamente 7. Tocca a me. Attivo la mia apprendista con i suoi scugnizi. Come seconda azione lei casta sul povero stronzo qui Su chi? dardo di ghiaccio, quello vabbè. che sta fuggendo col coso. Sì, sì. Fa 9. Fallito, Meno male. però non prende danno. Meno male. Scappa! Anzi, il mio Knight muove e ti ingaggia. Ok. I miei tag fanno. Vabbè, lui combatte. Ok, 15. Ok, quindi vinco io. Faccio appunto 16 meno la sua difesa. È morto, Ok, lo scheletro muore, almeno quello. perché ha 1 di vita. Il tag, quello lì si era già mosso? No. No, quindi lo muoviamo. Di 3 più 1,5, diciamo che esce. Sì. Ce la fa. Ok, quindi un tesoro me lo porto a casa Te lo sei assicurato. e me lo metto qui. Poi L'altro tag. l'altro tag, lui è ancora nell'occidentato, quindi per questo movimento deve ancora fare I 3 pollici. di 3 pollici. Beh, in realtà no. You'd better, sì. Sì, giusto. Facciamo combattere qui e facciamo. 11. Ci fa 11. Io faccio 18, attenzione. Prendo Ah, giusto, è vero. 8 danni anch'io. 8 danni. Mi hai restituito il Meno male, perché lui era... Puoi decidere di allontanarmi. Sì, ti allontano. Lo allontano di un pollice. Sono di 4 pollici e mezzo. E questo sono 7, quindi 4 e mezzo. 4 e mezzo di 3 e mezzo di coso. Sì. E poi la metà di 3 e mezzo è 1,75. Sì, quindi non arriva. Non arrivo. Per un ciuffolo. Perfetto, vabbè, prossimo turno. Anzi, quindi iniziativa nuovo turno. Un altro barile morto. E vinco io. Ah, scusa, il mago lo metto qui. E questo lo carico qua. Niente, carico col mago. Mago contro mago. Con la seconda azione. Con la seconda azione. No, la seconda è il azione di quello combattimento il qua. combattimento. Ok, attacco. Lui non aveva niente perché non gli avevo messo nessun incantesimo, gli avevo piazzato. Neanche il mio. 14. Ok, vinci tu. Vinco io. Ma non uccidi. No. Come fai a farmi uccidere? Faccio 22 di coso. Muore. Niente, muore un altro e ho finito il mio turno. Tocca a Daci. C'è con la sua maga attiva lui e lui. Ok. Allora, lei non muove perché è ingaggiata, ma lui va a dargli una mano e lui va a ingaggiare questo ancora. Ok. Con le seconde. Quindi io ho un totale di più 4 Sì. E io ho fatto totale 14. e io faccio totale 16. no, 18. 18, ok. Ti schiaffo 8 danni in faccia. Beh, direi che... Ok. Il mio mago è a 9, quindi adesso saranno dolori in male. Combattimento qua. C'è questo combattimento qua. Bene. Bene. Allora, tu fai Uccido. 16 vinci. Vinco. Fai 6 danni e Faccio 6 danni. È diventato un ladro. Ok.
Uccido finalmente e il mio ladro è pronto ad agire. Il mio turno di apprendista, decido di fare un... intanto faccio un movimento e vado e gli faccio Enchant Weapon, quindi al 10. 13, il mio mago l'arma incantata. Attivo giusto, scusami, lui per il combattimento e basta. E ti attacco. 15 più 2, 17. Io faccio 12. Quindi pari merito, non succede nulla. E stiamo lì. No, prendiamo i cazzi tutte e due. Quanti? Quando pareggi sì. si fanno i danni tutte e due. Ah, ok. Quindi io ho fatto 17 su armatura. Tu hai fatto 17 su armatura 10. Ti faccio No, 7, non 10, 10 sempre. 7 danni. Ok. E tu hai fatto 15 su armatura 13 Sì. e me ne fai 2. Ok, quindi ci stiamo menando, ma non ti respingo. Il mio apprendista, la mia apprendista Sì. agisce da sola, si muove qui e ti casta un dardo di ghiaccio sul tuo apprendista. Mi ha rotto le palle sto dado di ghiaccio, poi lo prendo anch'io. 13 fallito. Ok, meno male. Io ti direi che mi ferisco, Sì. mi do una ferita. Ti sacrifichi un punto vita per castare con successo. E quanto mi fai? Tiro per colpire, 14-21 meno Sì. 2 La cover? della cover, 19. Tira il tuo fight. 12. Vinco io Sì. e ti faccio quanto ha di armatura al coso? 10. Sì. Ti faccio 9 danni. Mi fai 9 danni che bastano per ucciderlo. Bene ragazzi, è una moria oggi. È una moria. È un massacro. È veramente degenerante questa situazione. Tag. Allora, lui riesce a fare 2 azioni e andarsene senza problemi, quindi prendo un altro punto e me lo metto qui. Con movimento 7, cioè lui, con movimento 7 riesce ad arrivare qua e dichiara subito combattimento con più 2 perché ha un alleato vicino. Faccio 1 però. E invece faccio 9 più 5. Vabbè, 14. hai vinto male. Hai vinto male, mi fai armor 10 4 danni. solo. Ho fatto 14. Hai ragione, bene, bene. Porca miseria ragazzi, non ne sto vincendo uno. Se riesco a sfangare la partita, poi non ho la banda per la prossima. Allora, lui esce Zoppicante. e va qua. Basta, tocca ad Ace. Sì. E va in direttissima con il suo arciere che prova a togliersi la maledizione. 11. 11 direi che non ce la fa, però 9. E prova a tirare una freccia al Barilaros. E ce la fa. 19. Facendo no, devi malissimo. tirare il tuo. Cerco di difendermi. Sì. Con 19. 19, quanto difesa hai di- 2. No, scusa. Fight. Fight 1. Quindi fai 20. Sì. E io faccio. Tu farai 20 anche tu. Se è un arciere normale farai 20. A più 2. Come fa per più 2? Bastardo. Però c'ha l'arco incantato. Modificatori, lui ha meno 2 perché in Cursed è maledetto. Poi abbiamo un vabbè, ha meno 2, poi ha più 3 perché l'incantesimo, perché ha l'arco incantato, quindi andiamo a parità di punti, quindi viene mancato il mio soldato, meno male. Oh, e Lui ha finito, tocca l'altro tag che a questo Che punto ti verrà carica. a caricarmi. Questo fratello deve vincere. 10. 1. Sì, vabbè, ma io non ho Vinco tirato io. troppi uno ho Ma- tirato. Muore, lasciando lì il tesoro. E poi mi rimane l'altro Tug qua che muore qui e ti scafudda di botte. Va bene. Il ladro. Ok. 3. Vediamo chi scafudda di botte chi. 11. Oh, Vinci tu Vinco io. e mi fai 0 danni. Perché? Perché la daga dà meno 1 ai danni. Altri prendono i tesori e si levano fuori dalle balle. Fanno come baglioni. Esatto. Quindi adesso ci tocca l'iniziativa. Esatto. Iniziativa. Iniziativa. 16.
9. 9. Inizio io. Inizi tu. Adesso secondo me se mi muore qualcun altro è finita, però vediamo. E niente. Ah, ma io mi posso ritirare in qualsiasi momento per non far morire la mia banda? Sì, credo di sì. La chiudi e mi lasci tutto. Sì. Mi sa che faccio perché non voglio vedere morire altri uomini. Il mago, per esempio. Ora non esiste una regola per la ritirata effettiva, devo scappare io, cioè devo allontanarmi. Oggettivamente fuggire. Devo oggettivamente allontanarmi dal campo di battaglia e uscire io per far sopravvivere i miei uomini. Vista così, adesso vediamo come va. Vince Ace, quindi l'iniziativa sta a te. Ace attiva tutta la gentaglia qua. Sì. Allora lui aggraffa il tesoro. Beh, in realtà se scappi prima di uccidermi tutti E va anche bene. il mago non fa un cazzo, il coso non fa un cazzo. E attacca. Si attaccano. Ok. E faccio attaccare però il Man at Arms. Che è più forte del mago. È più forte Va del bene. mago. Adesso fa Uno schifosissimo 4. 4. Io posso decidere a chi attaccare. No, io ti attacco attacco contro il i Man at Arms. Beh, 7. 7 col mago a più 2, 8 più l'arma 9. E il Man at Arms fa 7. Ok, vinco di 2. Ma non mi fai danno. No. Puoi spingerlo via se vuoi. Sì, dai, così poi combatto solo contro il mago. Lo metto qua sulla panchina, lo spingo. Di un pollice e mezzo. Buono. Col suo tesoro. Una linea col suo tesoro. Vai. La cosa che posso fare col mago è picchiare, quindi a questo punto picchio, cioè non ci sono molte possibilità. Attacco il mago di Ace. Faccio 22 sul mago di Ace. E sai che mi sa che muoio. Bene così. Faccio 22. 22, sì, vado giù. Bene, il mago di Ace è fuori dai giochi, almeno basta palle di fuoco. Cioè fuggire, come avevo detto. E ne vado via. Addio! Questa di Ace Il mio apprendista che muove. ne lancia, scommetto, una palla di fuoco sul mio mago. Dardo di ghiaccio sul tuo mago. Oh no, questa situazione un po' disdicevole. Madonna, 3 danni ti fai? Per castarlo e te lo sparo in faccia. Va bene. 19. Niente. Mi fai male. Pezzi di mago. Il mio mago esplode. Vendetta vera. Elizabeth Stone ha fatto scempio. Vendetta vera. Sono i tag di Ace adesso che agiscono Che perché il sconigliano mio di apprendista tre. è già andato. In mezzo. L'arciere qui prova a togliersi la maledizione. Oh, ma mai in camera ce la fa. 14 si toglie la maledizione. Vabbè che il mago mi sa che non vale più. No, rimane sempre. Ah, vale? Ok. E, C'era il maledetto, doveva essere il primo a morire e ancora lì. e qui attacca. Questo attacca questo e questo attacca questo. Ok, allora il primo combattimento qual è? Cavaliere su Soldier. Ok. Io faccio 7. Tu fai ovviamente 11. Vinci. 11 più 5, 16. Ok. Vinci. Io hai fatto 16 contro la mia armor che è 10 dovrebbe 10. E fatto 6 danni. Ero a 7. Morto. E lo dilagni. Quindi anche lui muore. Adesso mica ragazzi, dopo se muoiono tutti è finita, cioè. E lui attacca questo. Fa un 3. Fa un 3. Io Fai faccio un 7. 7. Vinci ma non mi fai danno. E a questo punto cosa manca? Niente? Niente. No, ci sono i miei tag. Ci sono i tuoi tag. Che non ci sono più in realtà. C'è C'è solo solo il ladro. Il ladro combatte fino alla morte Contro il mio tag. e attacca il tag. Sono 6. No, 6. Il mio tag Ovviamente fa 15. fa 15 e posso Cioè già togliere 16. il mio ladro. No, 16 o 17. Posso già togliere il mio ladro. E ti fa sparo Aveva 7 sei. danni in faccia. Ne aveva 6 di ferite. La partita finisce con Quindi. niente più in campo da parte dei miei nanetti e un wipeout per colpa, però posso dire, dei tiri sfigati. Hai tirato una. Dei tiri sfigati. Devo portare in medaglia da Dungeons and Dragons, che erano più fortunati. Mi rifarò su Pathfinder di domani contro i miei amici che faccio il master. Lì mi sa che li disintegro a questo punto. E possiamo dire finita questa partita. Esatto.
Ce l'abbiamo. Siamo tornati, sono molto deluso di questa È stato situazione. un massacro. L'ho tirato malissimo. E la prima campagna è venuta proprio, cioè la primo scenario è venuto proprio meno le mie capacità di tirare i dadi. Sì, infatti non so se per la prima parte della partita hai fatto più di 5. No, vabbè, ho fatto solo 3 ed è tutto documentato per molta parte della partita. E poi io ho Esatto. piazzato tanti di quegli uno che... Io invece tiravo palle di fuoco. Vabbè, lui tirava bene, normale. Di lusso. Tu tirava normale, ero io che tiravo male. Ma al prossimo, adesso ci scambiamo i dadi, il prossimo scenario io tiro col blu. Io ne prendo un altro, quello mi fa paura. Ok, va bene. Prendo quello viola. Vabbè, lo vedi lì. E adesso noi non vi faremo vedere l'avanzamento della... Ve lo della- racconteremo sì, brevemente nella prossima, nel prossimo video vi diremo cosa è successo per dirvi un po' com'è andata avanti appunto Esatto, quanti la trama. di Mattia sono morti. Già, sicuramente tante. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che gli scenari che avete visto su questo campo di battaglia un po' li abbiamo fatti noi, un po' sono della TT Combat e il tappeto. È della nostra bene amata P-Work. Esatto. E un po' di roba è stampata. Un po' di roba è stampata, il 3D vabbè ma è stampata da me, quindi non c'è marchetta da fare. Esatto. Detto questo, ricordatevi che se volete il 10% di sconto su articoli di Wargames potete andare su Minianet Store, di cui trovate i link in descrizione, e col codice WPP10 potete avere sconti su tutto il catalogo. Che dire ragazzi, noi abbiamo finito e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ma prima di procedere con il video vi chiedo di mettere like, iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche.